voi, ma sei sempre vestita allo stesso modo? Eh sì, amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale, il secondo per la precisione. Praticamente sto filmando le clip della borsa Granny e del cappellino che oggi vedremo nello stesso giorno, nello stesso momento. Comunque, a parte questo, come già vi anticipavo lunedì stesso, oggi vedremo come realizzare questo simpatico, colorato, bellissimo basco utilizzando gli stessi materiali del kit che già vi avevo mostrato lunedì. E stiamo parlando di un kit che è composto da 5 gomitoli assortiti di filato misto merino. Ogni pacco, ogni kit è composto da 5 gomitoli, per cui abbiamo 250 grammi di filato, e anche in questo caso ho utilizzato la variante GRA 2 che ho abbinato alla borsa che ho già realizzato lunedì scorso e di cui già avete visto sicuramente il tutorial. Se ancora non lo avete visto, mi raccomando, andate a vederlo, magari ve lo lascio nella i qui in alto. Per chi si fosse perso il tutorial, stiamo parlando di un filato 70% lana, 25% poliamide, 2% viscosa, 2% acrilico e 1% poliestere. Ogni gomitolo è composto da 50 grammi di filato e vi sono più o meno 160 metri di filo. Anche questo filato di altissima qualità misto merino è un filato 100% made in Italy che viene prodotto e rivenduto dall'azienda Borgo dei Pazzi Firenze. Lo schema del basco che sto indossando è super semplice. Basta eseguire, diciamo, lo stesso procedimento della mattonella che vi ho già mostrato nel video di lunedì e procedere per qualche giro e poi andare a fare un'altra lavorazione che fra poco vi mostrerò ed il gioco è davvero fatto. Anche qui, se dovete realizzare in maniera veloce un regalo natalizio handmade, avete pochissimo tempo a disposizione, potete direttamente realizzare questo basco perché lo si fa davvero in uno schiocco di dita. Anche qui ho utilizzato l'uncinetto numero 5. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina, in questo modo non vi perderete il prossimo video divertentissimo che andrà online sabato 31 dicembre. Ci vedremo anche quel giorno, così ci terremo un po' di compagnia. Come sempre vi lascio tutti gli indirizzi utili sotto al video nel box informazioni e se siete interessati all'acquisto del materiale che ho utilizzato per questo basco e per la borsa che ho abbinato, trovate il link nel box informazioni. Come sempre trovate tutto su www.gomitoli.com. A questo punto, sigla! Per realizzare il baschetto Granny bisogna eseguire lo stesso schema che ho eseguito per andare a realizzare la borsa di qualche giorno fa. Il procedimento è lo stesso, ho utilizzato lo stesso filato e volendo con gli stessi gomitoli si possono realizzare tanti altri accessori che già vi avevo suggerito sempre nello scorso tutorial. Dunque, per quanto riguarda la borsa, avevo realizzato una mattonella da 15 cm con soli 5 giri, no? Per quanto riguarda invece il baschetto, ho realizzato esattamente 9 giri totali che equivalgono a 25 cm. Vi ricordate, nel baschetto che ho realizzato qualche tempo fa sono arrivata addirittura a un diametro di 30 cm perché volevo il corpo del baschetto un po' più floscio. Questa volta lo andiamo a realizzare meno floscio. Lo sappiamo, per realizzare un basco, un cappello in generale, bisogna prendere delle misure. La circonferenza della nostra testa, ve lo ricordo anche in questo tutorial, che nel mio caso è 55 cm, diviso il pi greco, quindi 3.14. Facendo questa piccola operazione matematica esce fuori un numero 17. 17 è il diametro che dobbiamo raggiungere per sviluppare la nostra taglia, no? Nel caso di questa mattonella esagonale, 17 cm sono stati sviluppati da 6 giri totali. Questo significa che adesso andrò a diminuire. Laddove abbiamo fatto gli aumenti andiamo a fare le diminuzioni. Parto esattamente dal penultimo punto alto, prima delle 2 catenelle, anzi con il cappio sull'uncinetto. Vado a sostituire il primo punto alto sempre con le 2 maglie basse. 1 e 2. Ok. Prendo il filo sull'uncinetto, entro in questo punto alto prima delle 2 catenelle e chiudo solo le prime 2. Riprendo il filo, passo direttamente all'ultimo punto alto dopo le 2 catenelle, prendo il filo e chiudo solo le prime 2 asole, entro nel punto successivo, chiudo le prime 2
e quando ho 4 asole chiudo tutto. Intanto andiamo a lavorare tutti i punti che abbiamo su un lato. 1, 2, 3, sedicesimo ed ultimo punto. Ok, quando ci ritroviamo di nuovo in questa situazione andiamo ad eliminare questi 2 punti alti e le 2 catenelle, quindi prendo il filo, chiudo le prime 2, passo direttamente al punto alto successivo e chiudo le prime 2, riprendo il filo e vado nel punto successivo, 4 asole e chiudo. Possiamo di nuovo andare avanti per tutti gli altri lati eseguendo lo stesso procedimento. Bene, ho terminato il giro, diminuzioni fatte tutte, vado a chiudere nel primo punto alto un punto bassissimo, catenella e stacco il filo rosso e mi aggancio nuovamente col bordeaux. Andiamo sempre a diminuire. Qui abbiamo la diminuzione fatta in precedenza e poi un punto alto. Vedete questi 3 punti? Li andremo a lavorare sempre insieme facendo la diminuzione. Ad ogni giro faremo in questo modo. Adesso vi mostro e poi possiamo procedere da soli perché ad ogni cambio colore il procedimento è lo stesso. Diminuzione, primo punto alto e terzo punto alto. Mi aggancio qui nel punto alto normale, sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse e procedo 1, 2, 3, li vado a lavorare insieme. Prendo il filo, entro nel punto alto successivo e chiudo i primi 2 punti. Prendo il filo, entro nella diminuzione fatta in precedenza e chiudo le prime 2, riprendo il filo e vado nel punto successivo. 4 asole e chiudo. Vado a lavorare tutti i punti alti che ho al di sotto. 1, 2, 3, 14, dopodiché ho il primo punto alto, la diminuzione e l'altro punto alto. Come ho fatto all'inizio vado a diminuire, da 3 punti passerò a 1 punto, 2 e 3, 4 asole e chiudo. Poi proseguo, lavoro 14 punti e in questi 3 faccio un punto, una diminuzione e così via. Come sempre qui in alto sullo schermo vi indico il numero di giri che andrò a lavorare io. Bene, ho completato tutti i giri per un totale di 4. Questo sarà poi il risultato. Ho già indossato il basco ed è perfetto, per cui posso andare a realizzare la fascia che andrà in fronte. Anche per questo progetto fate anche voi delle prove, se va tutto bene vi potete fermare. Termino il tutto con l'ultimo colore. Cosa vado a fare? Faccio un qualcosa di particolare che già abbiamo visto nei tutorial precedenti. Prendo l'ultimo colore, il lilla, per concludere anche questo progetto. Uncinetto sempre numero 5, mi aggancio nel punto alto, in qualsiasi punto alto alla fine non ha importanza, e vado a fare una serie di catenelle. In totale ne faccio 15, 2, 3, 4, 5, 14 e 15. Queste 15 catenelle equivalgono a 10 cm, quindi la mia fascia sarà larga 10 cm. Per ritornare indietro a punto basso passo all'uncinetto 4,5. In questo modo, in maniera comoda, riesco a lavorare ciascuna catenella per un totale di 14. 2, 3, 4, 5, 13 e 14° punto. Per andare avanti, se avete seguito i progetti precedenti, il cardigan e anche il maglioncino oversize, sapete che dobbiamo fare un punto bassissimo nel punto successivo. Io non ne faccio uno, ne faccio ben 2 perché voglio che questa zona si arricci leggermente.
Quindi vado nel punto successivo e faccio un altro punto bassissimo, per cui catenella, giro leggermente il mio lavoro e procedo a lavorare sempre i 14 punti in costa dietro. Entro nel punto basso al di sotto in costa e faccio il primo punto basso, il secondo, il terzo e così via. 14° punto basso in costa, catenella, giro il mio lavoro e procedo. Vado a lavorare sempre un punto basso in costa per ciascun punto. 1, 2, 3, 14° ed ultimo punto. Quindi vado nei punti che ho al di sotto, vado a fare un punto bassissimo nel primo e un altro nel secondo, catenella, giro il mio lavoro e proseguo in righe di andata e di ritorno a punto basso finché non termino tutto il giro, procedimento che già abbiamo visto, questa è già la terza volta che ve lo mostro. Comunque, se volete uno spessore inferiore, chiaramente fate la metà delle catenelle, ne potete fare 7 o 8 affinché abbiate 5 cm di fascetta che va sulla fronte, altrimenti seguite passo passo il tutorial. Ok, una volta completate tutte le righe in costa retro, questo sarà il risultato. Ho terminato con un punto bassissimo nell'ultimo punto alto e adesso cosa faccio? Faccio un punto bassissimo nel punto alto già lavorato dove ho fatto la primissima riga e da questo punto in poi ho già tagliato il filo, vado a cucire sempre con l'uncinetto stesso, volendolo si può fare anche con ago e filo, metà catenella da una parte con la catenella dall'altra parte, come se stessimo cucendo delle mattonelle. Entro nella metà catenella del primo punto basso e nell'altra metà. Prendo il filo e lo faccio passare attraverso le asole che ho sull'uncinetto. Faccio lo stesso con gli altri punti che mi rimangono. Ultimo punto con ultimo punto. Faccio una catenella di sicurezza, stringo per bene, guardate non si nota proprio nulla, poi il filo che ho in eccesso grazie all'ago lo vado a nascondere sul retro, guardate faccio in questo modo proprio a zig zag, così lo fermo per bene, passo per un bel po' di punti, così è sicuro che nulla si disfa. Tiro un po' e questo sarà il risultato. Già sicuramente lo avrete visto indossato, è un baschetto molto particolare, volendo si possono aggiungere degli accessori, cosa che farò io, devo solo andarli a comprare, mi piacerebbe aggiungere ad ogni punta quelle campanelline che suonano, no? Non so se avete presente, non mi ricordo come si chiamano, quell'accessorio che si mette nel collarino dei gatti, magari poi su Instagram farò qualche storia e vi farò vedere. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo ultimo video tutorial. Questo è l'ultimo progetto che chiude il 2022. Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, nel 2023, con tantissimi altri progetti. Però vi ricordo che ci vediamo un'altra volta la settimana prossima, esattamente sabato 31 dicembre, per i saluti finali. Quindi mi raccomando, vi aspetto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina importantissima, così sarete prontamente avvisati. Io spero che questo progetto del basco vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e se provate a replicare lo stesso progetto mi raccomando taggatemi sui vostri post, sulle vostre storie di Instagram, così non mi sfuggiranno tutti i vostri bellissimi progetti, ve lo ricordo sempre, infatti a volte sono un po' ripetitiva. Vi ricordo che se siete interessati all'acquisto del kit, quindi dei 5 gomitoli di varianti di colore diverse, trovate il link nel box informazioni sotto al video. Con 250 grammi di filato potrete realizzare sia la bellissima borsa che ho qui con me,
che questo accessorio fantastico, il basco, un altro accessorio molto di tendenza in questo periodo, potrete anche realizzare altri progetti, perché per esempio a me sono avanzati i gomitoli, no? Quindi potrei realizzarci o dei guanti, una sciarpa o qualche altro accessorio, anche casalingo, perché no, visto che i colori sono un po' natalizi. Comunque fatemi sapere. Vi ringrazio anche quest'oggi per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento a sabato 31 dicembre per i saluti finali. Un bacino a tutti!